Ciao a tutti amici e amiche del Gallo col Joypad, benvenuti, bentornati al mio canale, ma soprattutto bentornati a Giochiamo a Hexen col Chierico. Questo è il secondo episodio della serie, il primo in cui cimenteremo con le prove dei 7 portali, che è il primo livello vero e proprio. Quindi andiamo a caricare la partita. Come sempre vi ricordo che non sto usando DOSBox, sto usando una Sursport chiamata GZ Doom. Ecco qua il nostro salvataggio, che fra le varie caratteristiche consente di giocare a schermo largo, 16 noni, in alta definizione, con controlli WASD per la tastiera con mouse look, oppure come sto facendo io con controller. E questo è quanto. Se vi interessa sapere come fare a installare GZ Doom, che scrive GZ Doom, sul vostro computer, da usare assieme all'installazione di Steam, ok? Ho un tutorial sul mio canale in inglese, o se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, posso prepararlo anche in italiano. Comunque, detto questo, eccoci qua, siamo alla fine della cappella del non mi ricordo il termine italiano, sarebbe qualcosa come la legge della giungla, la legge più forte, l'ho visto già, non mi sfugge il termine, non importa. Pressiamo il portale. Greetings, mortal. Are you ready to die? Ok, quello è Corax, il secondo dei 3 cavalcatori di serpenti, fratello di mezzo. E questo è 7 portali. Questo è quello che viene chiamato hub, quindi il livello centrale. E in Hexen hanno provato questa nuova interessante, vedete gli Etting che ancora non mi hanno visto, non mi hanno sentito lì in fondo, solo gli Atis, i mostri ciattoli svolazzanti mi hanno visto. E sì, invece di avere episodi come in Heretic o Doom fatti da 6, 7, 8 livelli da affrontare in sequenza, in Hexen i livelli sono raggruppati in gruppi e vanno affrontati in maniera a salti, frammentata. Ok, l'obiettivo è quello di arrivare all'uscita, che di solito è nel livello iniziale, quindi qua è 7 portali. Quindi qua c'è un fiumiciattolo con i mostriciattoli volanti. Ok, per ora abbiamo solo la nostra fidata mazza del pentimento. Ecco qua che mi hanno visto. Ok, per fortuna il chierico ha un buon allungo e quindi riusciamo a danneggiarli e sconfiggerli senza entrare in contatto ravvicinato. Ok, intanto dietro di me l'ascensore continua a salire e scendere. Bene, siamo a posto. Allora, 7 portali, ci sono 7 portali, ma va, e 6 conducono ai 3 sottolivelli, ai 3 livelli collegati, che si chiamano Guardiano del Fuoco, Guardiano del Ghiaccio e Guardiano d'Acciaio. E esplorandoli
riusciremo, attivando leve e altre cose, ad aprire il settimo portale che dà... mi ero dimenticato di loro. Che ci porta all'uscita. Che non è proprio dietro questo portale, c'è ancora un po' di azione dopo. Allora, questo è mana, questa è praticamente le munizioni. Ci sono due tipi di mana, come vedete in basso a destra, blu e verde. Il blu viene usato principalmente per la seconda arma, il verde principalmente per la terza arma, mentre la quarta arma, la super arma, che è rotta in pezzi e che se io faccio così potete vedere, ok, vedete che nell'interfaccia grafica tra il punteggio della classe dell'armatura 2 a destra e il consumabile, la fleccette in mezzo, c'è una specie di astronave, non è un'astronave, è una verga, ok? Verga Spettro, se non ricordo male in italiano il nome, e quella è l'arma finale. È divisa in 3 pezzi e ne troveremo un pezzo per livello. Come avete visto, e forse avevo già detto nel precedente episodio, ogni mi par 4 minuti un numero casuale di Ettin si teletrasporta, ok? E quindi non si è mai al sicuro, ok? Non si può spendere troppo tempo a oziare. Ok, se siete il guerriero, qui dovreste trovare da qualche parte qui dovrebbe esserci l'ascia, o forse se sei il mago qui trovi l'incantesimo tocco di ghiaccio o schegge di ghiaccio. Ok, comunque qua c'è una leva, la tiriamo e apre il primo portale. Ci sono dei serpenti del caos e sono una brutta notizia per il chierico, perché al momento, a differenza di guerriero e mago, non ha armi a distanza. E quindi cosa possiamo fare? Proviamo ad avvelenarli senza gran successo con le fleccette. Niente, l'unica è affrontarli, stringere i denti, tenersi in movimento. Vedo qualcosa. Ok, mi piace come esplodono. Allora, come avete visto, mamma mia, mi avevano veramente ammazzolato. Le fleccette verdi lanciate dal chierico diventano una nube di veleno che è ottima contro i centauri, e lì abbiamo la seconda arma. Quindi mi ricordavo bene, per tutti è lì il bastone serpente, come è facile capire dall'occhio da serpente. Eccolo qua, a me piace come sbatte le palpebre. Lo faccio rivedere. Ok, vi avevo detto che l'arsenale del chierico è particolare perché ogni arma in pratica ha la sua utilità in specifiche situazioni. Il bastone serpente, se non ricordo male, consuma poco mana, quindi è molto efficiente e non naturalmente, poi si è usato a distanza. Eccola, spara 2 globi, ok, che se se il bersaglio è agganciato vanno a dirigersi verso il bersaglio, altrimenti tendono ad allontanarsi. Io sparo così, tendono un po' ad allontanarsi sempre di più. Però ha un altro uso. Una cosa interessante di Hexen è che i programmatori hanno cercato di fare quello che poi molti altri team hanno fatto con i loro sparatutto in soggettiva, quello di aggiungere gli attacchi alternativi, ok? Ad esempio questo però non c'è un tasto specifico, purtroppo, per cui hanno dovuto fare un'altra maniera.
quando si arriva in distanza corpo a corpo, alcune armi cambiano, diciamo, le proprie prerogative. Ad esempio, il bastone serpente, già ve lo dico, invece di sparare i 2 globi verdi di veleno, diventa un raggio verde a corto raggio che oltre a danneggiare guarisce il chierico. Ecco perché il chierico è sempre collegato alla guarigione. Ecco la guarigione del chierico dove viene. E l'incantesimo schegge di ghiaccio del mago diventa tocco di ghiaccio, quindi fa più male e congela gli avversari. L'ascia del misantropo, che è la seconda arma del guerriero, ha la prerogativa di funzionare anche senza mana. Fa molto meno male, più male dei magli corazzati, ma comunque andiamo avanti. Qua siamo nel guardiano di ghiaccio, ok? Salve, e qua vedete il raggio. Adesso io sono già, mi faccio colpire, ok? Ecco qua, sono tornato al 100%. Ok. Ok, chiedo scusa per la notifica del mio alter ego che sto registrando. Dice un amuleto, ma ci arriveremo dopo. Sto registrando questo video usando un altro account. In teoria non dovrebbero apparirmi notifiche, ma va bene, male, tanto sono sempre io. Ok. Ecco qua. Ok. Allora, visto che ci siamo, sì, no, un mana colpo. Davvero è. Però dato che abbiamo la possibilità di guarirci, perché non andare a affrontarli in corpo a corpo con la mazza? Tanto dovessimo essere feriti ci possiamo guarire, no? Ok, attenzione che la nube di veleno è nociva anche per il chierico stesso, quindi da usare con attenzione. Ok, qua c'è un altro amuleto. L'amuleto è il pezzo di armatura preferito dal mago, il quale trae maggior giovamento, impara addirittura 5 punti di classe armatura. Per il chierico invece sono 4, che non è male. Quindi abbiamo una classe armatura 6, adesso ogni danno viene ridotto di 6 punti. Qua attenzione. Ok, adesso pare che non abbiamo fatto niente, invece abbiamo fatto moltissimo. Queste si apriranno un domani, ok? E ci viene segnalato quel piedistallo. Se andiamo sugli altri verremo schiacciati. È una trappola. Siamo tornati qui, ma sentite? 2 portali si sono aperti. Adesso i portali al guardiano di acciaio e guardiano di fuoco si sono aperti. Quindi cambiamo arma, prepariamoci all'esplorazione, alla dungeon esplorazione. Ok, anche allora, il bastone serpente è un'ottima arma, dà molte soddisfazioni anche a usarlo. Penso che sia forse è l'arma più efficiente, ma se si tiene conto anche dei poteri di guarigione. Qua ci sarà una sorpresa, ecco lì la sorpresa, però possiamo sparare a distanza adesso, quindi non ci fanno più paura. Molte fleccette, dovremmo usarle. E qua si è aperto, questo è il portale al guardiano di acciaio, che io ci andrei subito, sapete. Prima però andiamo a esplorare l'altro portale per evitare dopo di avere brutte sorprese, no? Anche qua stessa cosa, vedete questo bel armadio di legno? È un mostro armadio.
Ok, perfetto. E anche qui invece si va al guardiano di fuoco. Ok, questo tipo di texture dovrebbe dare l'idea della fiamma, della cenere. Ok, però avevo detto guardiano d'acciaio, e guardiano d'acciaio sarà. Tempo ne abbiamo, questo perché voglio farvi vedere un... Ok, siamo nel guardiano d'acciaio. Ok, possiamo dare un'occhiata se per caso dietro c'è qualcosa, strani rumori. Ok, allora. Eccoli! Ecco i centauri. Ecco i centauri. I centauri hanno lo scudo. Lo scudo riflette quasi tutti i proiettili. Ok? Però devono essere attivi per poterlo alzare. Quando sono avvelenati, sono, come si dice in gergo, stun lock. Sono bloccati nella, diciamo, nell'animazione di paralisi, sono paralizzati come, e per cui sono vulnerabili. Quindi in genere la cosa migliore è affrontarli con le armi da corpo a corpo, no? Loro subiscono un colpo, subito il primo colpo alzano lo scudo, dopodiché ok, sono molto coriacei, hanno più punti ferita degli Yeti, però hanno questa cosa, sono suscettibili al veleno. Ok, quindi segnatevi Chierico, Fleccette, dagli al centauro. Esiste anche una versione potenziata al centauro chiamato Massacratauro, sì, e che ha più punti ferita, mi pare faccia anche più male nel corpo a corpo, ma soprattutto quando alza lo scudo può sparare dei proiettili, un po' come Spinal in Killer Instinct. Bene, qui c'è una leva, ma non l'azioniamo adesso, perché se non volete finire persi nei meandri di questo livello, come capitò a me la prima volta. Ok, qua è tutto buio, qua c'è un Ettin. Ok, lì vedete nell'ombra che si aggira un serpente del caos, al solito hai visto la palla di fuoco. Ok, perfetto. Allora, il bastone serpente è un'ottima arma da esplorazione, eccetto quando ci sono i centauri. Purtroppo non importa quanto distante io vada, il rumore è abbastanza assordante e fastidioso. Ah, tra l'altro, non so se io ho detto questo, GZ Doom consente di fare alcune cose un po' interessanti, un po' particolari, tipo consente di giocare in terza persona. Ok? Quindi adesso giocherò un po' in terza persona. Ok? Ok, non è... Allora, a dire la verità, anche lo stesso Hexen normale prevede questa possibilità. È un cheat code. Mi pare che si chiami Chase Camera Chase. Ok? Quello che fa è
posizionare la telecamera, che normalmente è all'altezza del torso del personaggio, un po' indietro, in modo da riprenderlo. Vengono usati gli asset normalmente riservati per il multiplayer, ok? Purtroppo l'animazione è sempre quella, quindi ad esempio il guerriero combatte usando la spada Quietus, che sarebbe l'arma più potente. Ok, adesso come vedete ho cambiato arma, ma comunque, però a me che piacciono i giochi in terza persona, questa è una delizia. Ok, allora, perché siamo venuti qua? Buona domanda. Perché adesso qui ci sono degli Afrit imprigionati. Possiamo andare qui, c'è un serpente. Sì, non l'avevo visto, ma l'ho sentito e di colpo mi sono ricordato. Ok. Ok, questo è il cuore del guardiano d'acciaio, dove ci sono delle leve che dobbiamo tirare. Ora, una cosa che non vi ho detto è che il livello in pratica è un quadrato, però si può accedere solo a metà di ogni livello partendo da un portale. Come vi ho detto, ci sono 2 portali per ogni sottolivello, quindi col secondo portale si entra dalla parte opposta, si vede l'altra metà del livello. Qui il cuore qua è lo stesso, ok? Comunque si arriva qui. Il discorso è che se noi andiamo qua, vedete, questo come si chiama? Questo corridoio è bloccato da un muro d'acciaio. Di qua invece abbiamo, ok? Qua ci sono delle cose. Se non ricordo male, a livelli di difficoltà più alto, qua nell'ombra ci sono anche degli altri etting. Ora, questo abbiamo visto questa stanza in precedenza, o comunque era una simile. Qua avete visto nell'ombra c'era il... Ok, penso che l'abbiamo sconfitto. C'è anche un modo per arrivare qui a prendere queste prelibatezze dietro la grata, ma soprattutto qui, adesso torniamo in modalità prima persona, c'è una leva, ok? Ok, questa leva dice che abbiamo risolto 1/3 del puzzle dei 7 portali. In genere il puzzle consiste nell'attivare oggetti o tirare leve o cose di questo genere e serve per aprire l'accesso al livello finale o la parte finale del livello, insomma, per accedere all'uscita. Ciao! Ok? Adesso torniamo giù perché c'è quel fastidioso muro d'acciaio, ve lo ricordate, no? Oh, non ero stato qua. Ok. Ok, va bene, non importa. Allora, scendiamo. Questo è chiuso. Sto rischiando molto, perché se dovesse partire un proiettile mentre ha lo scudo alzato, me lo... Allora, questo ascensore, come vedete, sta buono. Ha una fessura per una chiave, ok? Quindi occorre la chiave d'acciaio per aprirlo. Questo è bloccato. Adesso per di qua dovremmo poter... Sì. Qui torniamo all'inizio. Qua questo si è teletrasportato. Ok. Tempo. Siamo quasi agli sgoccioli. Però vi faccio vedere questo. Qui c'è la leva. La tiriamo.
Ok, come vedete ritorna, non è una... ciao, non è una leva che rimane sempre attiva, quindi ha fatto qualcosa e può essere riattivata, come ad esempio potrebbe essere aver chiamato un ascensore. Non proprio. Torniamo all'ascensore. Non questo, quello a cui possiamo accedere. Ecco qua. Attenzione. Ok, adesso qui siamo andati dove siamo andati prima. Ok. Parbleu. Sbagliato. Ok. Ok, in teoria doveva spostare il muro. Quindi vuol dire che ho tirato la leva sbagliato, le devo tirare tutte e due. Allora, questa tu sta lì. Ok. Salve. Desidera? Ok. Apriamo. Ok, adesso ho sentito un rumore ben distinto. La prima volta che ho giocato ci ho perso non so quante ore qui perché davvero non riuscivo a capire cosa succedeva. Ecco, adesso è bloccato. E qua invece e c'è un'altra leva. Ok, attenzione perché ah, ci sei? Ti ho visto. Ok, c'è un'altra leva, la tiriamo. Ok, un altro terzo del puzzle è stato risolto. Ok, quindi ci manca un terzo adesso. Qui abbiamo finito, quindi possiamo tornare ai 7 portali. Ci manca da esplorare l'inizio del Guardiano di Fuoco. Adesso, se mi lasciano, io tornerei anche ai 7 portali e lì vi saluterei. Eccoci qua. Perfetto. Bene, abbiamo completato una parte. Allora, col guardiano d'acciaio ci torneremo. Ci si torna perché si può sbloccare un segreto, ma non è indispensabile per chiudere il discorso. E qua abbiamo finito col secondo episodio. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito, spero che vi stiate divertendo, spero che vi stia intrattenendo questo video, questa serie, e ci vedremo presto con un nuovo video. Quindi alla prossima, ciao!